Tutti diamo una rapida occhiata alla schermata della modalità principiante. In alto la modalità si può passare direttamente alla modalità estesa. Ritorniamo adesso alla modalità principiante. Ok, eccoci. Allora, in alto ovviamente l'abilita, disabilita, il volume delle notifiche, una sezione che spiega un po' bene come rimuovere l'ottimizzazione batteria. Guardatele, consultatela con calma, da qui chiaramente andate alla pagina dalla quale potete disabilitare l'ottimizzazione della batteria per la mia app, eccetera, eccetera, e poi trovate delle altre opzioni interessanti, tra cui l'app che vi suggeriscono, Kill My App, che vi permette di identificarvi tutte le operazioni che dovete fare, talvolta molto complesse, specialmente su smartphone cinesi o comunque orientali, per rimuovere tutte le possibili ottimizzazioni batteria e vari blocchi che possono interferire con la mia app, per esempio quelli dell'avvio automatico, della esecuzione in background, eccetera, eccetera, la via così. È lunga, non sto a spiegarvi tutto, leggetevi tutto con calma. Poi c'è la sezione per verificare che le vocalizzazioni stiano lavorando correttamente. Lettore di notifiche ecco, free. qui potete agire sulle impostazioni del motore di sintesi vocale, decidere se mettere o meno un ding, un beep prima dell'annuncio, eccetera, eccetera, scegliere la lingua, in genere viene già impostata di default quella del vostro smartphone. Ecco, notifiche importanti, qui decidete le app, le 10 app principali in modalità principiante vi vengono date la possibilità di scegliere solo queste app. Nelle modalità estese, addirittura esperto, viene data la possibilità di scegliere una qualsiasi app avete sul vostro smartphone. Quando scegliete un'app di quelle che implicano anche una conferma di lettura, una risposta diretta, viene chiesto se volete utilizzarle. Se volete utilizzarle rispondete di sì, allora il simbolo vi apparirà verde a fianco. Ecco, importante nella sezione notifiche qui in alto che andiate a verificare che per le app per le quali avete chiesto di avere notifiche, le notifiche siano abilitate, altrimenti Android non ve le manda. Importante che abilitate le notifiche anche per quest'app, ovvero sia per il lettore di notifiche free, altrimenti Android ne limiterà il funzionamento e addirittura potrebbe arrivare a bloccarvelo. Questo che vi ho detto è importantissimo, tenetevelo bene a mente. Nella sezione Bluetooth è data la possibilità di impostare il Bluetooth, il dispositivo Bluetooth, questa modalità è estremamente semplificata, quindi viene data la possibilità di impostarvi il dispositivo uno alla volta. Se passate in modalità estesa esperto potete programmarvi tutto per bene per ogni dispositivo che avete una volta per tutte. In questo caso invece, se vi collegate a una cuffietta, ricordatevi di impostare il simbolo cuffietta. Se vi collegate a un autoradio o un auricolare per solo telefonata, nel qual caso è necessario che la mia app simuli una telefonata verso il dispositivo target, utilizzate il simbolo della macchinina e poi ovviamente provate se la cosa funziona. Ecco, da Android Lettore di notifiche da free. Android 12 in su è necessario anche dare un permesso in più, vi verrà richiesto, è tutto spiegato per bene in questa sezione. Dopodiché ci sono tutta una serie di opzioni che potete attivare, come ad esempio silenziare le notifiche quando scuotete il telefono, gli avvisi vocali, abilita avviso batteria, avviso orario, che in questo caso sono semplificatissimi, sì, però non vi viene data la possibilità di configurarli di dettaglio, che viene data solo nelle modalità estese ed esperto. Ecco, qui il default è 20%, 90% per l'avviso di scarica e carica batteria e ogni ora per l'avviso orario. Dopodiché poi abbiamo una sezione per la gestione notifiche, lascio a voi poi comprendere tutti i significati, una piccola sezioncina di
spiega degli annunci. In modalità principiante con gli annunci non avete praticamente a che fare, se non per eliminare magari il fastidio di avere diciamo un annuncio sul fondo. In tal caso potete andare a premere il tasto in alto relativo agli annunci, potete guardare un annuncio oppure guardare un annuncio per monete, oppure utilizzare, come faccio io adesso, delle monete che ho già diciamo messo da parte guardando degli annunci per comprare un certo numero di ore, quali vi libererete completamente dalla pubblicità, come ho fatto io adesso. E infine la sezione comandi vocali, dalla quale potete diciamo gestire una conferma di lettura o una risposta diretta, come abbiamo detto prima, a voce di una notifica che avete ricevuto. Anche qui c'è una sezione che lo precede, che vi permette per esempio di dare i permessi microfono, concedere i permessi microfono e tutto quanto serve per gestire qua tutto quanto. Ok.